Ok. Allora, è da un sacco di tempo... Ma che cosa ho in tasca? Un gatto? Ok, dicevo... Ah sì, da un sacco di tempo voglio fare un video. Voglio fare un video perché voglio provare la differenza che passa tra un microfono alimentato dentro all'Apollo con un preamplificatore esterno come il Golden Age che emula il 1073 della Neve, e il Neve che viene invece emulato, quello originale emulato dal sistema della Apollo, della Universal Audio. Per chi non lo sapesse, all'interno dell'Apollo c'è un sistema che si chiama Unison, che praticamente consente di emulare pienamente un preamplificatore, cambiando anche l'impedenza che arriva al microfono. Quindi il comportamento che avrà il preamplificatore una volta emulato attraverso il sistema Unison, quello emulato, sarà uguale al 100%, 99%, dicono al 100%, praticamente identico al comportamento del preamplificatore vero e fisico. Ora, questa cosa è chiaramente oggetto di discussioni, non è possibile che l'emulazione diventi uguale a eccetera eccetera, ma io non sto a entrare eccessivamente nei dettagli. So per certo che la Apollo emula talmente bene i preamplificatori e tutti i vari plugin che mi fa sentire in tempo reale che io posso cancellare, eliminare fisicamente la catena audio. E fra le cose che ho ottenuto i Golden Age. Ce ne sono di diversi tipi. Questo è uno, per esempio, e questo non si trova più perché non lo fanno più, è il Pre-Q73. Invece la versione che probabilmente è quella più utilizzata è la versione Pre-73, la MK, poi c'è stata la versione 1, 2 e 3. Io qui ho la versione 3 che, come differenza rispetto alla MK2, se dovessi avere tu la MK2 per esempio, sono i condensatori che sono già in tantalio. Per quanto riguarda le altre differenze rispetto all'MK2 eccetera, ci sono dei filtri che sono modificati e c'è il PCB, cioè praticamente la scheda madre, che è praticamente già stata preparata per utilizzare i trasformatori della Carnhill, che puoi comprare a parte sempre dalla Golden Age. Ma la stessa Golden Age ha fatto uscire un prodotto, la linea Black, che praticamente è già completa, contiene già i trasformatori Carnhill, quindi si tratta di uno dei tanti, perché ce ne sono moltissimi, emuli del 1073, il celebre preamplificatore della NIV, o Neve, come ci piace chiamarla qui in Italia, che viene venduto naturalmente a un prezzo maggiore, quindi se non hai voglia di smontarti tutte le cose ti compri direttamente la versione completa, loro l'hanno già fatta montata. Se hai questa invece forse puoi comprarti i Carnhill direttamente da loro, credo che costi intorno ai 300 euro anche lì il kit, per cui tra il costo del preamplificatore più l'altro, più la roba aggiuntiva, il fatto che ce la devi montare tu fisicamente perché devi aprirlo e montarlo, ci sono tutte le istruzioni, non è difficile, però è uno smanazzamento di un prodotto che poi perde a questo punto la garanzia, quindi non so fino a che punto valga la pena. Non so, magari ha senso utilizzare un Golden Age oppure un preamplificatore esterno, perché un preamplificatore esterno fa solo quello, preamplifica, quindi dovendosi dedicare con tutto il suo corpo alla preamplificazione il microfono dovrebbe funzionare meglio. La scheda audio ha dei preamplificatori all'interno, piccolini, cose piccole, tanto piccole, qui c'è roba grossa, bella, che si scalda, invece nella scheda audio si scalda lo stesso, perché sembra una stufetta. Io gli ho messo sotto anche una ventola, sai com'è? E però lo fa forse in maniera diversa, non lo so, quindi io voglio fare questa prova. Per fare questa prova mi sono procurato due microfoni uguali, identici, sono i C87S, che sono due cloni a loro volta del U87, però in versione solo cardioide, quindi è roba cinese, ma che suona molto bene. Ho fatto un video sul microfono Dragone e si trova ancora in Cina, si trova attraverso
i venditori, il contatto diretto della fabbrica, perché la Jossic non è difficile trovarla in circolazione, comunque produce un sacco di roba, tra cui questo microfono, ma anche altri microfoni meno costosi che non suonano così. Ma io ho preso 2 di questi e li metto uno di fianco all'altro in modo che abbiano lo stesso identico suono. Ok, allora dedichiamoci, come abbiamo detto, al cavallino, sì. La fase, te l'ho detto, ci interessa poco, cioè la differenza tra uno e l'altro è che uno c'è il controllo di fase qui, l'altro c'è il controllo di fase qui, e poi che cosa? Per il resto la differenza sta nel fatto che uno ha un equalizzatore che l'altro non ha. Ma dal momento che tu compri questo per andare dentro a una Apollo senza esserti comprato questo, perché non è che te lo danno gratis assieme alla scheda audio, c'è un altro gratis, dopo lo sentiamo se suona meglio del Golden Age o uguale. Però intanto facciamo la differenza da questi. Allora, cavallino. Devo spostare un attimo questo perché io devo andare proprio in mezzo ai 2 microfoni, Cioè devo stare qui tra i 2, non è che posso mettermi qui. Fammi vedere. Sono in mezzo ai 2 microfoni, sto a 2 spanni dai 2 microfoni, ora ti faccio vedere fammi vedere camera piena. Ecco, sono qua. Sono in mezzo ai 2 microfoni, ora ti faccio vedere. Ti leggo la storia del cavallino. Un cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa né si era mai allontanato dal suo fianco protettivo. Un giorno la madre gli disse: «È ora che tu esca e impari a fare piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di grano al mulino». Con il sacco in groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. Ma dopo un po' incontrò sul suo cammino un fiume gonfio d'acqua che fluiva gorgogliando. «Che cosa devo fare? Potrò attraversare?» Si fermò incerto sulla riva. Non sapeva a chi chiedere consiglio. Si guardò intorno e vide un vecchio bue che brucava lì accanto. Il cavallino si avvicinò e gli chiese: «Zio, posso attraversare il fiume?» Lo ha chiamato zio? È curiosa la cosa. Era un vecchio bue, lui è un cavallo, la mamma non è una mucca, tantomeno una vacca, è una cavalla, e però lui è lo zio, quindi gli zii sono parenti dei... Vabbè, ok. Devo fare una cosa. Allora, mentre io qui ho registrato, ok, ho fatto i take in cui i microfoni ce li avevo tutti e 2 davanti, stessa posizione, stessa distanza, uno alimentato con il Golden Age, l'altro invece direttamente o alla scheda audio e oppure con i plugin attivati dentro alla scheda audio. Quindi il suono che poi sentirai è quello che è stato inciso con quei plugin oppure direttamente dalla scheda audio. Ma adesso si tratta di metterli sotto sforzo, sotto stress, perché ascoltati così probabilmente non ti fanno capire esattamente il suono che puoi tirarci fuori, ma quando cominci ad aggiungere un paio di compressori, ecco che la differenza si fa sentire, ed è quello che facciamo. Quindi in questa traccia rossa c'è il Golden Age e invece in questa traccia blu c'è il Neve in versione virtuale della Apollo. Quindi diamogli un po' di pompa a tutti e 2, quindi è uguale per tutti e 2. Un cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa né si era mai allontanato dal suo fianco protettivo. Un giorno la madre gli disse: «È ora che tu esca e impari...» Allora sto aumentando il volume di ingresso, questo praticamente mi avvicina alla soglia dei momenti più bassi del picco del suono e quindi fa entrare in funzione molto di più il compressore. Questo è un compressore ulteriore, quindi ne abbiamo 2 che stanno lavorando, quindi tutto ciò che c'è in basso viene tirato fuori. A questo punto, se un microfono è più povero o un suono è più povero, te ne accorgi immediatamente perché manca proprio la base. Un giorno la madre gli disse: «È ora che tu esca e impari a fare piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di grano al mulino». Con il sacco in groppa, contento di rendersi utile, un giorno la madre gli disse... No, si sente chiaramente che c'è una differenza notevole. Probabilmente il Golden Age, se preso nella versione con i Carnhill già montati all'interno,
ha una resa molto migliore, ma a questo punto per la differenza di costo probabilmente non vale la pena collegare, anzi comprarsi un Golden Age e poi collegarlo a un Apollo. Ma andiamo a vedere che cosa succede se colleghiamo lo stesso microfono, dunque dove l'ho messo qui, all'interno della scheda audio c'è già un preamplificatore che normalmente viene fornito gratis. Ne regalano sempre una serie, alcuni sono assolutamente inutili per il nostro lavoro perché ti danno roba per chitarre elettriche e cose di questo genere, ma questo invece è uno di quelli che fa parte del pacchetto ed è questo esattamente, mo te lo dico. Ti danno questi due normalmente. Se qualcuno se lo ricorda, Neil Young, per esempio, cantante degli anni 60-70 del secolo scorso, incideva su questa roba, Ray Charles, così, e anche Elvis Presley e Jimi Hendrix, tanto per dire, per capire l'epoca da cui arrivano questi preamplificatori. Questo qui verde, in particolare, questo con il legno chiaro e lo sfondo verde, è di quell'epoca. Ha dei filtri semplicissimi 10 kHz e 100 Hz, quindi questi semplicemente sono 100 Hz, quindi puoi abbassare o alzare di 6 dB, e questi sono invece i 10 kHz che possono essere abbassati di 6 dB o alzati di più 3 e più 6 dB. Allora, intanto questo ha anche dei trasformatori. Nella versione digitale sono stati emulati i trasformatori. I trasformatori creano armoniche all'interno del suono, quindi è un suono più ricco che noi ci ritroviamo. Allora, una cosa che ho notato prima è che il Golden Age ha un po' di rumore di fondo aggiuntivo. Il cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla madre. «Sono tornato perché l'acqua è molto profonda», disse imbarazzato. «Non posso attraversare il fiume». «Sei sicuro?» Il cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla madre. «Sono tornato perché l'acqua è molto profonda», disse imbarazzato. No, decisamente fra i due, tra il CIOTA, cioè tra il Golden Age e il 610B, preferisco il 610B perché fa meno rumore, però come in termini di suono è molto simile al Golden Age, assolutamente. Torno un attimo al primo che avevamo fatto. Qui c'è il Neve 1073, qui sotto c'è il Golden Age. La frase è la stessa, identica, ho aggiunto anche il fiato. Si sentirà, ormai a forza di ascoltarlo in cuffia credo di aver percepito che cosa accade, si sente un maggiore rumore di fondo sul Golden Age e non ha la stessa identica definizione che sono flat tutti e due, che ha il Neve 1073. Neve. «Porta questo sacchetto di grano al mulino». Con il sacco in groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. «Porta questo sacchetto di grano al mulino». Con il sacco in groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. Beh, mettendoli sotto pressione si sente decisamente la differenza, e la differenza è tanta tra la versione fisica hardware di un preamplificatore, che però è la versione per poveri del 1073 della Neve, rispetto alla versione clonata sul sistema Unison della WAD, che credo alla fine ti venga a costare sui 150 euro, forse meno, perché comunque fanno sempre delle offerte, quindi vabbè, non sto sponsorizzando, lo sto solamente dicendo in termini di cosa faccio? Mi compro la scheda audio e un preamplificatore. Il migliore che c'è in giro a basso costo probabilmente è il Golden Age 10, no, il Pre 73. No, perché il Pre 73 suona esattamente come suona il preamplificatore interno nativo della WAD. C'è già, non c'è bisogno di comprarlo. Se uno vuole fare un salto in avanti, effettivamente si prende il Neve 1073, che suona decisamente più caldo, più corposo, più ricco rispetto al Golden Age, che è la versione per poveri
delle Neve, nel senso che ci sono un sacco di cloni che suonano sicuramente veramente molto bene, ma la versione nuova, quella che hanno fatto completa, che contiene già i trasformatori Carnhill, costa credo intorno ai 500 euro, quindi solo di quello avresti un preamplificatore con una cifra notevole, quindi non so se vale la pena affrontare una spesa di quel genere, a meno che uno non voglia effettivamente farsi un rack di tipo fisico, e allora in quel caso con un rack hardware vero e proprio può avere un senso. Ma per noi che rimaniamo in ambito virtuale, che ci portiamo dietro la scheda audio magari quando andiamo in vacanza, o comunque che semplicemente non vogliamo avere tutto un rack hardware pesante da gestire perché facciamo solo voice over, e molto probabilmente non ha alcun senso prendere e mettere prima della scheda audio UAD, prima della Apollo, un Golden Age. Non ha decisamente senso perché costa molto meno il plugin originale della Neve e suona decisamente meglio. Addirittura, come il Golden Age, suona il preamplificatore, il valvolare che è già inserito all'interno della scheda audio, che è il 610, la versione B, che è quella più avanzata. Come suona il preamplificatore suo, naturale, quello vero e proprio? Sentiamolo. Questo invece è il C87S collegato direttamente al preamplificatore della Apollo, confrontato sempre con il solito Golden Age. Sentiamo le differenze. Allora, il primo che senti è il microfono collegato direttamente all'Apollo senza alcun plugin aggiuntivo. E il cavallino scoprì che l'acqua del fiume non era né poco profonda, come aveva detto il bue, lo zio, né troppo profonda, come aveva detto lo scoiattolo. E il cavallino scoprì che l'acqua del fiume non era né poco profonda, come aveva detto il bue, lo zio, né troppo profonda, come aveva detto lo scoiattolo. No, c'è più rumore e c'è anche una qualità del suono migliore in quella dell'Apollo. Mi dispiace, ma la scheda audio da sola registra decisamente meglio che collegata con il Golden Age. Potrebbe essere sfiga che il mio Golden Age è diverso da tutti gli altri, e che il mio faccia un sacco di rumore, che il cavo che ho aggiunto, perché ce n'è uno in più, che va dal microfono al Golden Age oppure dalla Golden Age alla scheda audio, produca più fruscio, che ne so, però qui c'è più fruscio effettivamente nel Golden Age, e un suono meno armonico, meno ricco, meno dettagliato rispetto direttamente al preamplificatore interno della scheda audio. Quindi se hai un Golden Age, parere mio, poi magari sbaglio, ti conviene collegarlo direttamente alla Apollo e escludere tutto ciò che c'è di esterno, e se vuoi invece arricchire il suono, a questo punto usa uno dei plugin che aggiungono, che effettivamente fanno un lavoro migliore che non questo genere di piccoli preamplificatori che non riescono assolutamente ad arrivare neanche vicino al suono delle versioni originali. Ok, tant'è. Quindi l'impedenza in line è 10 kΩ. 10 kΩ sono 10.000 ohm. Quindi quando sei in linea la resistenza in ohm è maggiore. Invece questo, un'impedenza di 1200 ohm, quindi uguale identica a questa, tra meno 20 e meno 50 è 1200 ohm. Invece se vai da meno 55 a meno 80 va a 600 ohm, 3 switch in uno. In uno c'è la linea, il microfono normale 1200 ohm, 1.2 kΩ, e poi la parte alta che invece va addirittura a metà, 600 ohm. E se invece gli attivi il low, cioè il bassa impedenza, semplicemente va a 300. E comunque vabbè, gli cambia il colore. Questo è l'MK3, che a differenza dell'MK2 ha già
i condensatori in tantalum dal coltan, un'associazione dei minerali columbite e tantalite, che si trova in Congo e Nigeria. Per il monopolio e per l'estrazione spesso si verificano conflitti armati. Sono quelle sostanze che praticamente vanno a rubare in Congo e in Nigeria. Quindi il tantalio si usa per i forni sottovuoto, per la sutura chirurgica, perché è chimicamente inerte. Si trova sotto forma di polvere o di spugna, poi viene consolidato tramite la sinterizzazione. Attacca la spina, crea un arco elettrico, mettici sotto il tantalio e fondilo. Allora sappiate che il giorno in cui gli africani si romperanno il cazzo non avremo più il tantalio. No, perché vanno a prenderla, fanno come da noi, ti mettono un presidente del Consiglio della Repubblica che parla loro e poi ti fregano il tantalio sotto la terra. Quindi solo col tantalio e con l'altra roba che andiamo a prenderla dovrebbero essere ricchissimi. Non so se sono contento che abbia il tantalio dentro.